Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere quali sono le energie dei prossimi giorni. Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi, Quali sono le energie per te dei prossimi giorni? Ragazzi e miei ragazzi, vi ricordo che tutte le pratiche, lo studio, le trovate nella playlist L'arte sciamanica, yoga sciamanico e meditazioni guidate, ok? Per realizzare il capolavoro della vostra vita all'altezza della maestria che vi incarna e non farvi soggiogare dalla mente ordinaria. Matrix, ok. Quali sono le energie dei prossimi giorni per te? Mettiamo 3, 2, 3 di queste, poi mettiamo queste, le memorie genealogiche della Maria Vittoria. Allora, e andiamo a vedere quali sono le energie per te, prossimi giorni. Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso. Questo è uscire fuori dalla dualità, della mente. Vediamo. Osserva con attenzione quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Sesto senso, ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Allora, tu hai un intuito potentissimo, ma già lo sai. Scorpione per l'intuito è proprio non lo so, un maestro. Allora, in questi giorni ti viene chiesto di utilizzare l'intuizione, non la mente, perché questo ti fa congiungere gli estremi. Cosa vuol dire? C'è una parte visibile e invisibile delle cose, tu lo sai. C'è la parte che si vede della realtà fenomenica e la realtà invisibile, ma i giochi si fanno nella realtà invisibile, perché la realtà visibile è pura apparizione, appare e scompare. È samsara, come dicono i buddisti. Ce lo spiega anche la quantistica questo. Ok, in questi giorni avrai a che fare con delle situazioni o persone che ti mostreranno solo un aspetto delle cose, a livello palese, solo un aspetto. Osserva con attenzione. L'aspetto invisibile di quella cosa è ciò che stai cercando. Va bene? Allora, ascolta queste mie parole con il cuore. Adesso vediamo con i tarocchi nella realtà fenomenica. Ma devi utilizzare solo il sesto senso, perché potresti essere un po' presa dalla mente, come lo possiamo essere tutti, che secondo i propri parametri di vantaggio o svantaggio, meglio o peggio, giusto o sbagliato, ma il tuo corpo, le tue sensazioni cosa ti dicono? Quella è la verità in questi giorni. Ok, vediamo l'oracolo. Oponopono, che poi è un po' la regola del pentacolo che vi ho spiegato nel video che si intitola Cosa stai per manifestare, no? La reggia del pentacolo che abbiamo fatto. Mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo, con questa tecnica ripulisco i ricordi dei miei avi. Allora, l'Ho'oponopono in questo caso, ma la legge del pentacolo che è simile, ti suggerisce in questi giorni di fare davanti a ogni circostanza che vivrai, quindi davanti a ogni immagine che vivrai, che è ogni evento, di fare la formula pentacolare. O fai l'Ho'oponopono se lo fai già, oppure la formula pentacolare, che è quella: ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, a seconda di quello che genera di più la tua, di quello che richiede di più questo evento secondo la tua sensazione. E poi, per chiudere la formula pentacolare, ho fede in te. Si chiama formula pentacolare perché sono 5 affermazioni, l'ultima racchiude tutto, però ne puoi scegliere una delle due che ti ho detto prima. Quindi ripetiamo: ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, a seconda di quello che richiede di più questo evento o questi eventi. Ho fede in te. Va bene?
ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Questo mi fa sciogliere qualsiasi tipo di spirito perturbato che ci sarà negli eventi che puoi avere a che fare, andando incontro al tuo sesto senso, che ce l'avrai proprio subito, ok? Ok, vediamo con i tarocchi cosa ci raccontano su Unisci gli estremi. Scorpione. La verità sta nel mezzo, trovo un accordo o un compromesso. Cosa mi raccontate di questa carta Unisci gli estremi? Nove di bastoni, un po' di stanchezza, vedo qua. La giustizia. Si risolvono delle questioni in questi giorni, Cavaliere di coppe, si risolvono delle questioni in questi giorni, vedo un invito, vedo una proposizione nei tuoi confronti. C'è un po' di stanchezza riguardo a delle situazioni che devono essere sistemate. Queste situazioni si sistemano. E poi vedo un cavaliere di coppe che mi può parlare non solo d'amore, no? Il cavaliere di coppe è qualcosa che ti motiva a livello emozionale. E quindi può essere che arrivi la giustizia a sistemare delle cose che ti vedono un po' sulla difensiva. Non so che cosa sono, possono essere diverse cose, per ognuna di voi è diversa, anche situazioni legali, anche situazioni burocratiche, anche situazioni di lavoro. Che cosa succede? Che c'è un cavaliere di coppe, c'è un invito da parte di qualcuno, una situazione si sistema grazie a questo invito, a questa proposizione. Va bene? Vediamo sul cavaliere di coppe. Tre di denari, c'è una persona, forse nell'ambito lavorativo, che ti dà una motivazione, si sistemano delle cose. Tu non te lo vedi arrivare, sei un po' stanca o un po' stanco. Quindi è questo il senso, è una persona molto stabile, molto generosa, una persona che o sull'ambito lavorativo o nell'ambito personale, però si sistemano delle cose con questa persona qui. Vedo una figura maschile. Ok? Ok, adesso vediamo, osserva con attenzione cosa ci raccontano sulla carta, osserva con attenzione quello che cerchi davanti ai tuoi occhi. Regina di bastoni, figura femminile, che puoi essere anche tu. 4 di denari. Re di coppe. C'è una persona che ti stima, una persona che ti stima a livello emozionale qua. Allora, c'è una persona, questo re di coppe, una persona che ti ha molto nel cuore, può essere chiunque. E io vedo che è come se tu non la vedessi questa persona, comunque non ci facessi tanto caso. Dice, osserva con attenzione, può essere questa stessa persona qui quello che cerchi in questo momento. Mi parlano della sfera anche emozionale, può essere anche un amico, una persona cara, o dal punto di vista proprio relazionale. Che energia hai di coppia nei tuoi confronti? Il Papa, una persona molto seria, quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. È una persona molto seria, affidabile. Qua mi parla di 8 di denari, può essere sul profilo lavorativo, una persona di cui ci si può fidare in ambito lavorativo. Se avevi un po' di remore ti dico che è una persona di cui ti puoi fidare. 8 di denari, il matto, sì, mi parlano molto di lavoro, di cose pratiche. È una persona di cui puoi fidare. Vedi, tu stai guardando un po' al passato, un po' indietro, dai un po' le spalle a questa situazione, a questa persona qui. Però qua è una persona di cui ci si può fidare. Anche qui mi parlano di una figura maschile. Sì. Ok, andiamo a vedere adesso il sesto senso. Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Cosa ci raccontano i maestri su questa carta? Ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito. Dieci di bastoni, vedo stanchezza, un po' di una situazione che giunge al termine, in famiglia.
3 di spade, un po' di stanchezza per una situazione, un litigio in famiglia o con qualcuno, una situazione che ha stancato parecchio. Cosa viene dopo il 3 di spade? Asso di denari, c'è un'opportunità nuova in famiglia. Qua vedo famiglia, 10 di coppe e famiglia, una situazione che ha stancato, una discussione in famiglia, una rottura in famiglia, una discussione in famiglia o una situazione che può fare male in famiglia, comunque con quella cerchia di persone che tu reputi famiglia. Dopo il 3 di spade viene un'opportunità, l'inizio di qualcosa di nuovo, mi dicono. E qua dice usa il tuo sesto senso, va bene? Lasciati guidare dall'intuito. Ok. Vediamo un po' adesso sull'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Cosa ti dirà l'amore in questi giorni con i miei oracoli lui lei, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa mi dicono gli oracoli per te nell'amore. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. E qua c'è una persona per la quale tu conti tantissimo, nessun'altra persona da quando ti ho incontrato conta più di te. C'era Guerre di Coppe prima, anche se è una donna, a cui tu non ci facevi tanto caso, comunque ti tenevi un po' sulla difensiva, un po' sulle tue, per alcune di voi. Oppure puoi incontrare una persona che da quando la incontri conterai soltanto tu. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito a questa carta. Vediamo. Scorpione, da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Si è girata da sola, sono girate due. Ah, 2 di coppe, cavaliere di spade. Sì, qua c'è una persona che prova un forte amore, ma credo che sia un amore condiviso qua anche da parte tua. O un po' di limiti ci sono in questa connessione. 2 di coppe, re di spade, cavaliere di spade, scusami, e poi il mondo. Mi dicono che ti raggiungerà tramite internet, WhatsApp, vedo comunicazioni qua con il mondo. Sì, e qua prova molto amore per te, c'è una persona che prova molto amore per te. Cos'altro dopo il mondo? 10 denari, assolutamente. C'è una persona che prova molto amore e si sente stabile con te. Cavaliere di bastoni, 9 di spade, la ruota della fortuna. Situazioni che magari sono potute cambiare da un momento all'altro. C'è una persona che prova molto amore nei tuoi confronti e credo che te lo dirà o si farà palese o messaggi, qualcosa di forte su WhatsApp per un incontro, per qualcosa di più stabile, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, queste sono le energie per te per i prossimi giorni. Mi raccomando, praticate, studiate e uniamo gli estremi nella non dualità affinché tu possa prosperare nella magnificenza dell'anima che ti incarna. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.